Ciao a tutti, sono Giorgia di nuovo. Oggi andiamo a allenare il dorso. Prima di farlo però vi faccio vedere sia come respirare in fisiologia, vi ho accennato nel precedente video al discorso del diaframma, questo muscolo respiratorio così importante, e poi vi faccio vedere come preparare la nostra schiena alla sessione d'allenamento utilizzando il foam roller. Andiamo a vedere. Dunque, i nostri meccanismi respiratori, che sono per lo più involontari, talvolta sono condizionati da alcune difficoltà, come per esempio legate all'ansia, al panico, alla paura, a una cattiva gestione dello stress, alle nostre emozioni. E questo ci porta a respirare più con il nostro torace, con la parte alta della gabbia toracica, rispetto all'addome, a una respirazione addominale. Questo tipo di respirazione qui è alterata. A lungo andare cosa succede? Che il nostro diaframma, appunto il nostro muscolo respiratorio, tende a irrigidirsi, a contrarsi o a diventare ipomobile. E quando avviene questo, a cascata iniziano ad arrivare una serie di sintomi anche molto distanti dal diaframma stesso, che possono coinvolgere i nostri organi, possono coinvolgere le nostre funzionalità, come per esempio la digestione, aspetti psicoemotivi e problematiche di tipo posturale. Ad esempio la dorsalgia, appunto questo dolore alla colonna vertebrale dorsale, può essere causato da un diaframma ipomobile, un diaframma contratto, e la cosa peggiore è che quando il nostro dorsale fa male, duole, anche altri segmenti del nostro corpo vengono compromessi. Non è un caso che quando abbiamo una problematica dorsale è anche la nostra spalla, le nostre spalle magari a farci male. Quindi è molto importante prendersi cura di tutti questi aspetti. Allora, quando mi si chiede ma come si fa a respirare con il diaframma? Per prima cosa vi chiedo di osservare come respirate con questo semplice trucchetto. Allora, schiena a terra, ginocchia leggermente sollevate, mano sinistra sul torace, mano destra sull'addome. Semplicemente respirate e osservate la vostra respirazione. Osservate come si muovono le vostre mani. Se il vostro movimento, se a muoversi è più la mano sinistra rispetto alla mano destra, ecco che la respirazione sta avvenendo prevalentemente qui. Per respirare in fisiologia, quello che avviene è questo. Nel momento in cui noi respiriamo, il diaframma, inspirando, scende, così come il pavimento pelvico. Espirando, il diaframma sale, così come il pavimento pelvico. Quindi possiamo descrivere questa respirazione come un movimento ad onda, in cui nella prima parte del movimento, inspirando, il nostro addome si espande e poi il nostro torace leggermente si espande. Nella seconda fase il nostro torace, la gabbia toracica, si appiattisce e così come rientra l'addome. Quindi concentrandovi unicamente sulle vostre mani, nella prima parte del movimento la mano destra sale, la mano sinistra sale, nella seconda parte la mano sinistra scende, la mano destra scende. Vi consiglio di fare questo lavoro tutti i giorni, anche più volte al giorno, in particolare prima dell'allenamento. Adesso andiamo a utilizzare il foam roller, che tra l'altro svolge due funzioni molto importanti, sia di carattere preventivo che prestativo, perché da una parte è utile nella prevenzione infortuni, dall'altra è utile per l'attivazione muscolare. Sappiamo bene quanto è forte la connessione fra active ROM e ipertrofia. Nel caso per esempio della scapola, nel momento in cui una scapola è bloccata, questo interferisce con cosa? Con la nostra capacità di avere un buon range of motion. Se il range of motion non è ottimale durante gli esercizi, noi non possiamo sfruttare appieno le capacità ipertrofizzanti degli stessi. Quindi vediamo un po' come usare il foam roller in 3 modi. Per prima cosa posizioniamo il foam roller all'altezza delle scapole. Vogliamo concentrarci sulla zona dorsale, quindi fate sempre attenzione sia alla zona lombare che a quella cervicale. Non dovete forzare troppo queste due fasce qui, ma soltanto concentrarvi sulla dorsale. Mani dietro la nuca, gomiti leggermente chiusi, e andiamo semplicemente a portare indietro
la testa espirando e poi avanti, inspirando. Espirate, inspirate. Potete ripeterlo 15-20 volte anche fino a 1 minuto. Secondo movimento andiamo proprio ad utilizzare il foam roller per rollare. Tengo i capelli, quindi sempre stessa posizione. A questo punto alzate il bacino e rotolate il foam roller in questo modo. Terzo esercizio, vi abbracciate e applicate delle torsioni. Andiamo a allenarci. Quindi cerchiamo il giusto setting sui vari macchinari. In questo in particolare utilizzo questo setting qui: avambraccio sul pad per il petto, il peso sulla gamba che è a terra, vado a lavorare a destra, utilizzo la maniglia che di base mi consente di lavorare in supinazione. Quello che mi interessa è avvicinare il gomito il più possibile al tronco e mentre eseguo l'esercizio è come se dovessi portare il gomito verso il basso. La cosa importante da fare ad ogni ripetizione è non perdere l'active ROM. Da qui. Coltellate. Quello che vado a fare sono serie di warm up iniziali per avvicinarmi al carico, dopo una serie tra le 6 e le 8. Easy. Adesso diminuisco il carico di circa il 30% e arrivo a cedimento, punto a raggiungere le 12 ripetizioni. Passiamo adesso a un one arm supinated pull down e ci concentriamo sulla lower division del back, quindi sulla parte bassa del gran dorsale. Qui lavoriamo sul range di ripetizioni tra le 10 e le 12 e saranno 3 serie allenanti. Qui la mobilità scapolare è essenziale e quello che non vogliamo fare è lavorare interamente muovendo trapezio e spalla. Quindi mi raccomando, con il setting anche su questo macchinario qui.
un'altra, cercando di battere questo numero di ripetizioni qui, quindi lavorare con 2-3 ripetizioni in più, quindi modulo leggermente il carico per arrivare a fare questo, e poi un'ultima serie in cui invece puntiamo un pochino di più sull'intensità. Per la terza serie allenante mantengo lo stesso carico di prima, ma disposto in questo modo, perché andrò a fare un drop set. Quindi arrivo a cedimento, tolgo la prima pizza da 5, riposo un totale di 20-30 secondi massimo e poi porto a cedimento con il resto del carico. Riposo e passo all'altro braccio e poi qua abbiamo chiuso. Allora, questo secondo esercizio qui vado a fare 3 serie allenanti, le prime 2 come range di ripetizioni sto tra le 8 e le 12 modulando il carico, e una terza serie in cui faccio un drop set e punto un pochino più sull'intensità. Adesso lavoriamo con un extreme row e quindi in questo caso andiamo a coinvolgere un pochino di più la schiena in generale. Non mi ci soffermerò più di tanto, sarà soltanto una serie allenante preceduta da un ramping sulle 8 ripetizioni, cerco di chiuderne 8-10 e that's it per questo macchinario qua. Ok, prossima settimana si batte. Altro esercizio, andiamo a utilizzare questa lat pull down della Prime, che ha questa meravigliosa presa. Queste maniglie che si muovono in questo modo consentono di addurre l'omero, avvicinare il gomito e strizzare di più il gran dorsale. Sono 2 serie allenanti fra le 12 e le 15 ripetizioni.
Ah. Passiamo a one arm pronated pull down e ci divertiamo cambiando il line of pull. In che modo? Allora, quando si parla di supino e prono, la maggior parte delle persone tende a muovere il polso, ma non è questo. Immaginate di tenere i polsi bloccati e supinando avvicinare il gomito al tronco, pronando allontanare il gomito dal tronco, ed è questo a cambiare il line of pull. Qui andiamo a fare 2 serie allenanti tra le 12 e le 15 ripetizioni. Andiamo a tenere un braccio in stretch, il braccio che lavora, la mano la vado a portare più verso l'interno. In questo modo è come se utilizzassi la maniglia come un timone e quindi guido il gomito a pronare e andare verso l'esterno. E lo faccio per entrambe le parti, quindi ogni volta che un lato lavoro, l'altro in stretch. Ah. 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 Ultimo esercizio, andiamo a fare una Real Death Machine. Molte persone lamentano di sentire il centro schiena mentre eseguono questo esercizio, provando a isolare il più possibile la porzione del deltoide posteriore. Però sentire il centro schiena è del tutto normale in questo esercizio, perché il deltoide posteriore collega l'omero alla scapola, ma la scapola è attaccata alla spina grazie ai muscoli del centro schiena, agli adduttori scapolari, quindi è del tutto normale sentire questa porzione del dorso. Quello che andiamo a fare adesso con questa Real Death Machine è cercare di coinvolgere il più possibile il deltoide posteriore. Quello che lamentano molte persone è di non riuscire a isolare bene il deltoide posteriore perché sentono molto il centro schiena. Allora, se sentite lavorare il centro schiena durante una Real Death Machine è del tutto normale, perché il deltoide posteriore collega l'omero alla scapola, ma la scapola è in qualche modo collegata alla spina dagli adduttori scapolari e di conseguenza è normale sentire lavorare il centro schiena. Allora, sono 3 serie allenanti, la prima serie con 3 secondi di ease hold, la seconda serie con 2 secondi di ease hold e l'ultima soltanto 1 secondo di ease hold. Aumento il carico per ciascuna serie allenante.
tutto per la sessione di oggi, spero vi sia piaciuto, fateci sapere qua sotto nei commenti se volete vedere qualcos'altro nelle prossime sessioni di allenamento, cosa vi è piaciuto di più. Ad ogni modo, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo!